Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode di WWE 2K24. È il momento di portare la puntata di Raw ad iniziare una settimana per la nostra Universe Mode esplosiva, perché ora in questa puntata porteremo una bella puntata di Raw con una bella card sostanziosa. Subito dopo stessa cosa per Dynamite e poi avremo 2 episodi consecutivi abbastanza speciali. Come vi dicevo, siamo nella settimana dell'evento CMLL, AEW e Ring of Honor Fantastica Mania, evento speciale che prevede gli avversari dei 3 brand che si scontrano con match titolati e quant'altro. E poi non porteremo Collision e SmackDown perché porteremo WWE Saturday Night Main Event, ragazzi. Quindi questa è la settimana dove ci troviamo Fantastica Mania e Saturday Night's Main Event. Per cui, signori, iniziamo subito con la campionessa mondiale WWE, ovvero la Empress of Tomorrow, Asuka. From Osaka, Japan, the WWE Women's Champion, Asuka! Eccola qui, proprio la giapponese con tutta la sua, con il suo strano incedere, con tutto il suo look incredibile giapponese, che è la campionessa mondiale qui in WWE. E ragazzi, questo è avremo una puntata di ultimi faccia a faccia proprio prima di Saturday Night Main Event. Lo so che vi avevo detto c'era un'altra settimana, ma ho preferito andare a tagliarla quella settimana lì, un po' perché comunque penso siamo a un buon punto per ciò che riguarda Saturday Night's Main Event. Quindi questa è l'ultima puntata di Raw prima del pay per view della WWE. Per cui ragazzi, godiamoci questo opener, perché abbiamo un bel match di coppia che andrà a, diciamo, intrecciare le situazioni. Infatti ci sarà Asuka Charlotte Flair per il titolo mondiale a Saturday Night Main Event, Io Sky contro Kairi Sane per il titolo degli Stati Uniti. Quindi vedremo confrontarsi 4 contendenti per 2 match di Saturday Night's Main Event. Più avanti nel main event di questa puntata di Raw avremo poi tra l'altro una strana coppia, ovvero The American Nightmare Cody Rhodes e Roman Reigns contro Tetsuya Naito e Gunther. Come sapete anche questo è un altro scontro incrociato, perché Gunther Cody Rhodes sarà il match valido per il titolo mondiale maschile, ovviamente a Saturday Night Main Event. E poi avremo il secondo match in pay per view tra Roman Reigns e tra Tetsuya Naito, Extreme Rules match. Poteva mancare una stipulazione speciale? Direi proprio di no. Quindi andremo anche lì a intrecciare e poi avremo anche altri incontri perché porteranno avanti in questa puntata di Raw le narrative per un'ultima volta prima di Saturday Night's Main Event. Dell'evento Fantastica Mania non vi parlo granché perché lì non c'è stata la costruzione, in quanto è un pay per view un po' come per Wrestle Dynasty, un pochetto ce n'è stata per Wrestle Dynasty, qui più o meno, perché l'obiettivo è proprio regalare questi match tra gente delle W, CMLL, Ring of Honor. Comunque, tolto questo, concentriamoci su questa puntata di Monday Night Raw, perché Asuka e Kairi Sane, volevo dire Asuka e Io Sky, hanno fatto il loro ingresso e ora è il turno di Kairi Sane, come sempre con il suo look come sempre all'altezza. Kairi Sane tanto non so perché Kairi Sane non è entrata con la cintura. Ma non lo so, mi sa che devo andare a vedere o è un bug di questo match oppure, però mi sembra strano perché Asuka si è vista. Boh.
Va bene, comunque ricordatevi che Kairi Sane è la campionessa degli Stati Uniti. And from the Queen City, Charlotte Flair! E ecco anche Charlotte Flair, ultima a entrare. Una The Queen che ha vinto la Battle Royale di WWE Night of Champion, ultimo pay per view che abbiamo trasmesso, e se non l'avete visto vi consiglio caldamente di andare a recuperare. Trovate nella playlist dedicata a questa stagione, ovvero la 2025-2026. E vincendo questa Battle Royale ha guadagnato la possibilità di sfidare la campionessa, appunto Asuka, a Saturday Night's Main Event. La stessa Asuka che tra l'altro è diventata campionessa proprio a Night of Champion, sconfiggendo Lita. Ora comunque gli ingressi sono finiti ed è il momento allora di iniziare questo opener di Raw. Io Sky e Asuka contro Kairi Sane e Charlotte Flair. Sono la Kairi Sane, ex compagne, se vi ricordate, di coppia nella scorsa stagione. Kairi Sane e Asuka hanno anche vinto i titoli di coppia insieme quando c'erano nella scorsa stagione. Poi abbiamo ricompattato il roster, come sapete, a un certo punto, e l'abbiamo formato per un più che per i titoli di coppia, per un titolo secondario in singolo. Le coppie c'erano grossi problemi a portarle avanti. Comunque devo dire, per il momento mi pare che Charlotte e Kairi Sane hanno una marcia in più, ma mai dire mai nel wrestling, tutto è... che può cambiare in qualsiasi momento. Infatti vedete, suplex di Io Sky su Kairi Sane. Oh, scusate per il riquadro nero, scusate ragazzi, perché non lo sapevo, ma evidentemente mi sta facendo un aggiornamento. Ok. Ok. Oh, intanto Io Sky va a vuoto. Charlotte Flair è quella che sta subendo più danni di tutti, in realtà un po' inaspettata. Attenzione, Kairi Sane sale sul paletto, lei è una specialista del gioco aereo. Crossbody su Asuka, perfetta esecuzione. Intercettata qui, stava provando a fare una mossa prendendo lo slancio contro le corde. Attenzione Charlotte Flair, la sua avversaria di Saturday Night Main Event, l'ha presa alle spalle e poi l'ha scaraventata al suolo. Beh, direi un ottimo opener, questo tra Charlotte Flair e Kairi Sane contro Asuka e Io Sky. Attenzione, Io Sky scatenata. Wow, che stomp! Che battaglia, ragazzi! Per aprire proprio Monday Night Raw col botto. Con una Kairi Sane lancia tavolo di commento, e poi colpire anche Asuka, indiavolata Kairi Sane. In questo match non posso dire la nipponica, perché comunque ce ne sono 4 wrestler, ci sono 3 giapponesi in questo match. No, non è che si può tanto dire, se no uno non capisce. Attacco in 2 contro 1 contro Io Sky, mentre Asuka sta provando a riprendersi fuori dal ring, ha preso una bella botta.
Backbreaker, attenzione, è arrivata Asuka. Che calcione su Kairi Sane. Intanto una figure 4 su Io Sky fuori dal ring, ricordiamoci non vale la sottomissione, diventa una figure 8, soffre Io Sky. Intanto Kairi Sane abbatte Asuka. Sale sulla terza corda, attenzione, è un momento veramente d'oro per Kairi e Charlotte che hanno fatto meglio, hanno fatto veramente meglio. Natural selection intanto di Charlotte Flair su Io Sky. Sì, detta un po' in ritardo perché stavo seguendo Kairi Sane. Ora prova a liberarsi Io Sky mentre Kairi continua a colpire Asuka. Testa sbattuta per Charlotte Flair proprio contro il palo. Gliel'ha ridata, perché se vi ricordate è successo un po' di tempo fa, qualche minuto fa, a parti invertite. Ora tutte le contendenti sono sul ring. Uno, due, Charlotte dice no. È una buona occasione questa con Kairi Sane che poi era stata stesa da Asuka. Attenzione qui, colpisce. Mossa tutto sul collo. Charlotte intanto si disinteressa proprio di Io Sky per andare a colpire, non interessa a lei del match, lei vuole solo fare quanto più danni possibile alla sua avversaria. È stato un main event, sinceramente non ha torto. Intanto il crossbody di Kairi Sane su Io Sky dentro il quadrato. Dragon Screw di Kairi Sane e poi ancora a colpire la gamba, proprio lo schieramento ora. Uno, due, no, Io Sky. Attenzione Kairi Sane, fantastico springboard moonsault. E attenzione, sale. Forse è pronto l'Insane Elbow. Potrebbe essere la fine dell'incontro, ragazzi. Ma c'è Asuka. Questa poteva essere la vittoria, ma Asuka ha interrotto tutto. L'ex amica di Kairi Sane, attenzione, prova a sottometterla con questa presa sottomissione. Asuka in pericolo e invece no, si libera la campionessa indiscussa WWE. Attenzione, Charlotte Flair la prende, la porta alle corde. Suplex, bella, usando l'aiuto della corda. Rimangono sul ring Kairi Sane e Io Sky, le sfidanti di Saturday Night Main Event per il titolo mondiale. Preferiscono colpirsi fuori dal quadrato dove fa più male. Attenzione, una rana fantastica di Io Sky. Un sacco di... insomma, non va bene, non ho ben capito cosa è successo. Tipo Io Sky era... Kairi ha fatto 3 metri in un secondo, non si sa come, e poi colpita da Io Sky. Attenzione, Charlotte Flair è arrivata. Neckbreaker. Ancora neckbreaker. Tutte e due sono lanciate su Io Sky, solo Charlotte in realtà l'ha. Continuano due il pestaggio. Asuka sembra si voglia un po' risparmiare, ma arriva Kairi Sane che la vede, anche Charlotte. Ai. Si mette male per Asuka, un 2 contro 1. Attenzione però, neckbreaker su Kairi Sane, riesce a colpire almeno, poi viene sua volta atterrata. Ma che match, che opener di Monday Night Raw. Attenzione, Kairi vola a vuoto perché Asuka si scansa.
E poi, attenzione, una... E tutti su Io Sky. Asuka ancora una volta sta a prendere fiato. Ce l'hanno proprio con Io Sky oggi, ragazzi. Attenzione, Kairi Sane sale, evita, tentativo di presa, Dragon Screw ancora, e prova lo schienamento. Attenzione, potrebbe essere la fine. 1, 2, no, Asuka dice no. Continua questo grande opener di Monday Night Raw su Netflix. Dragon Screw ancora una volta di Kairi. In acrobazia ora Kairi Sane, la Pirate Princess. Attenzione, sale, forse è pronto un Insane Elbow. Insane, a vuoto, a vuoto. Ah, è arrivata Charlotte alle spalle. E poi Kairi la sbeffeggia, una serie di... Attenzione, prende... Attenzione, la vuol sottomettere la sua sfidante di Saturday Night Main Event. Ma arriva Io Sky. E Kairi Sane non riesce a... cioè non se ne accorge proprio. Doveva fare buona guardia. Pessimo lavoro di Kairi. Prova ora lo schienamento. 1, 2, 3. Charlotte Flair schiena Io Sky. Vincono Kairi Sane e Charlotte Flair. Here are your winners, the team of Kairi Sane and Charlotte Flair. Grande vittoria per loro, ragazzi. Ma il vero scontro sarà Saturday Night Main Event, dove Io Sky andrà appunto a contendere la cintura degli Stati Uniti da Kairi Sane. La stessa cosa accadrà tra Charlotte Flair e Asuka, con Asuka titolo mondiale in palio, ancora più importante. Quindi ne vedremo delle belle a Saturday Night Main Event, ragazzi, che ricordiamolo è questo fine settimana. E visto che non porteremo SmackDown e Collision, infatti in questa puntata abbiamo compresso anche le rivalità di SmackDown qui dentro. E quindi visto che ci sarà Collision e SmackDown, ricordiamoci che dopo Fantastica Mania andrò a pubblicare subito Saturday Night's Main Event. Quindi iniziamo ora, secondo incontro di questa card di Raw, Drew McIntyre contro Dragon Lee. Un Drew McIntyre che è in rivalità contro King Booker, infatti per il titolo degli Stati Uniti, proprio lui che nel mezzo a una rivalità tra King Booker e Jericho riuscì a sconfiggere Booker T, un match ovviamente non valido per la cintura. Da lì poi Booker riuscì a sconfiggere Jericho e quindi Drew è arrivato a chiedere il conto. I due si sono già messi le mani addosso. Ok, e ora vedremo un po' cosa succederà qua. Non tanto per il match in sé, ma perché King Booker sarà sicuramente lì attorno. Vorrà probabilmente intervenire approfittando di questo match di Drew McIntyre con Dragon Lee. Vedremo cosa succederà. Comunque il loro match valido per il titolo degli Stati Uniti per Saturday Night Main Event è ufficiale. Drew McIntyre contro King Booker. And his opponent, representing the LWO from Tallahassee, Mexico, weighing in at 165 pounds, Dragon Lee!
Brava come sempre Samantha Irving, la nostra annunciatrice di Monday Night Raw quest'oggi, a annunciare Dragon Lee. Lui, uno di quelli arrivati dal draft, dall'All Elite Wrestling, in realtà davvero poco utilizzato. È arrivato anche a metà stagione, non c'era fin dall'inizio, più o meno a metà stagione. Poco utilizzato, è arrivato qui in WWE grazie al draft. Si è unito a Re Mysterio, anche lui draftato, in realtà, sebbene, no, non draftato, lui era uno dei 3 acquisti bonus che abbiamo fatto per entrambe le federazioni dopo il draft. E tra l'altro un WWE draft che, se vi interessa, trovate in playlist nella stagione 2025-2026, dove abbiamo spostato i wrestler della WWE e delle W per creare nuove sfide, nuove narrative per la nuova stagione, differenti da quelle dell'anno scorso. Ma comunque ha avuto la possibilità Dragon Lee di diventare subito campione di coppia insieme proprio a Re Mysterio contro Bobby Lashley, Powerhouse Hobbs, l'Art Business, ma non è andata bene. Non è assolutamente andata bene. E comunque eccolo qui, comunque Dragon Lee che mostra comunque la sua classe. Certo è proprio uno scontro tra personaggi abbastanza diversi, c'è da dire, perché comunque da una parte abbiamo un lottatore davvero fisico e imponente come Drew McIntyre, dall'altra tanta tecnica e agilità per Dragon Lee, indubbiamente. Vedremo allora cosa ci regalerà questo incontro, e soprattutto dovremo stare attenzione a King Booker, perché secondo me interverrà in questo match per colpire Drew McIntyre o comunque distrarlo in qualche maniera. Vorrà prendersi un vantaggio in vista di Saturday Night Main Event, in vista del loro scontro. Ne va Drew McIntyre, terza sbattuta. Dragon Lee attacca tosto, ma attenzione, belle ribaltate ragazzi. Che match sta facendo Dragon Lee per il momento, I due si picchiano, attenzione, una zuffa bella e buona dopo un break pubblicitario. Finisce a terra Drew McIntyre che rotola fuori dal ring. Attenzione, dice no, se ne va. Vuole andare via Drew McIntyre, dice ma io ho un match per il titolo degli Stati Uniti a Saturday Night Main Event, che ci fa qui con te a perdere tempo, Attenzione Booker T, e l'avevo detto io che King Booker, il campione degli Stati Uniti, sarebbe intervenuto ed è arrivato per rigettare Drew McIntyre dentro il ring. Poi si è beccato questo ginocchiato incredibile, schienamento. Mamma mia, sarebbe stata una fine impressionante con un Drew McIntyre che si è beccato una ginocchiata da KO, tant'è vero che sanguina dal volto. Attenzione Dragon Lee, forse è pronto Dragon Lee, attenzione, una specie di destino di Dragon Lee. Prova lo schienamento, sarebbe una vittoria incredibile per Dragon Lee. E no, ancora Drew McIntyre dice no. Ma ve l'avevo detto ragazzi che Booker T sarebbe apparso, infatti teneva d'occhio l'incontro. Attenzione Dragon Lee sulla terza corda, flescione, ma va a vuoto. Attenzione Drew McIntyre, lo prende, powerbomb dura, prova lo schienamento, solo uno. Attenzione, prende la powerbomb. Oh, ancora una volta offensiva efficace, c'è da dire. Lo lancia, non è difficile per un nome Drew McIntyre sollevare Dragon Lee. Serie di pugni ora, ancora no, ma ribalta Drew, ribalta Dragon Lee, ma si rialza Drew. Ma che uracarana fantastica questa. Attenzione, è pronto, Dragon Lee vuole volare, lo vedo, lo conosco troppo bene, infatti guardate, eccolo, a vuoto questa suicide dive. Se ne lo prende,
carica. Oh, powerbomb sulle ring e poi lo sbatte. Oh. Beh, senza mezze misure Drew McIntyre, poi lo lancia. Ancora l'arbitro intanto intima i due avversari di rientrare sul ring, sul quadrato. Drew McIntyre ascolta e lo fa subito. Dragon Lee prende un po' di fiato, ma Drew non ha pazienza, ma finisce nel tranello di Dragon Lee. Doveva aspettare, secondo me. Se ne si alza subito in piedi, però Dragon Lee è pronto. Close line. Schienamento improvviso di Dragon Lee. Solo uno. Claymore. E sanguina anche Dragon Lee dopo questa botta. 1, 2. Ancora Dragon Lee c'è. Ma che bel match, ragazzi, qui a Monday Night Raw tra Drew McIntyre e Dragon Lee. Se ne lo prende e gola contro le corde. Attenzione, Drew è pronto a volare. Leg drop dalla terza corda, potrebbe essere finita dopo questa ghigliottina volante. 1, 2. Ancora Dragon Lee. Drew, attenzione, ribalta tutto. Mamma mia che match stanno facendo Drew e Dragon Lee, non me l'aspettavo. Se ne prova, no, sì, ha provato a sollevarlo Dragon Lee, ma ha bloccato tutto usando la gamba Drew McIntyre. Se ne è carico Drew, è carichissimo. Prende la rincorsa, ha perso troppo tempo forse con questa esultanza. E poi guardate Dragon Lee, incredibile su Drew McIntyre. Wow. Se ne abbassa il ginocchio, lo vuol colpire con il ginocchio senza protezione, senza ginocchiera. E invece no, opta per il destino. 1, 2. Che match tra Dragon Lee e Drew McIntyre, mamma mia, il più bel match dei pochi che gli avevo visto fare la scorsa stagione di Dragon Lee. Qui l'ha proprio rotto in due, però 1, 2 e 3. Drew McIntyre vince un grande incontro contro Dragon Lee nonostante l'interferenza di King Booker. Here is your winner, the Scottish Warrior, Festeggia Drew McIntyre e vuole farlo anche a Saturday Night Main Event quando andrà contro King Booker per il titolo degli Stati Uniti in palio. Esulta Drew McIntyre. E ora andiamo al prossimo incontro di questa bella puntata di Raw che ho preparato. Match a 3 tra i 3 rappresentanti delle coppie che si andranno ad affrontare a Saturday Night Main Event in un 3-way match con i titoli di coppia in palio. Art Business, ovvero Powerhouse Hobbs e Bobby Lashley contro Bronson Reed e Bron Breakker, questa nuova coppia devastante che ha debuttato nelle ultime settimane, e contro i draftati dall'All Elite Wrestling, cioè i Guns, Austin e Colten Gunn. Match, come ho detto prima, valido per i titoli di coppia, un altro dei grandi incontri che ci potremmo gustare a Saturday Night Main Event. Qui facciamo un match a 3 dove abbiamo, come abbiamo detto prima, 3 rappresentanti. Vedremo chi sorriderà in questo incontro, in questo piccolo aperitivo, diciamo, perché poi lo scontro importante
come abbiamo detto, ora sarà proprio a WWE Saturday Night Main Event, il prossimo evento in pay-per-view dedicata alla World Wrestling Entertainment. Prima però ricordo ci sarà CMLL, Ring of Honor e AEW insieme per un evento che rende omaggio alla tradizione della lucha libre messicana, ovvero Fantastica Mania. Eccolo qui. Is a triple threat match. Making his way to the ring, representing the Hurt Business from California, weighing in at 275 pounds. Powerhouse Holt. Non so bene cosa gli è preso in questa puntata, ma dopo Kairi Sane, Power Hobbs è il secondo e entra senza la cintura. Lui campione di coppia con Bobby Lashley, ve lo ricordo nel caso non lo sapete, ma non so, dopo può controllare per bene, perché non capisco come mai. Penso sia un problema della puntata, perché Asuka è entrata con la cintura effettivamente. Boh, vabbè, vedremo. Eccolo qui, Big Bronson Reed, Representing weapons of mass destruction from Black Forest, South Australia, weighing in at 330 pounds. Bronson Reed. ecco Bronson Reed, ragazzi. Sta vivendo un ottimo momento insieme a Braun Breaker. Ed è il momento del terzo e ultimo partecipante, membro dei Guns, And Austin representing Gunn. Gallus from Orlando, Florida, weighing in at 215 pounds. Austin Gunn. Eccolo qui, Austin Gunn, ex campione di coppia dell'All Elite Wrestling, ovviamente col fratello Colten Gunn. Vedremo se riusciranno a vincere le cinture anche qui in WWE, in questa ghiotta occasione che hanno nel three-way match dei Saturday Night Main Event. E è il momento di questo terzo match di Monday Night Raw su Netflix, three-way match aperitivo del match di Saturday Night Main Event, che sarà valido per i titoli di coppia a coppie complete. Powerhouse Hobbs contro Big Bronson Reed contro Austin Gunn. Probabilmente il più potente tra i tre è sicuramente Powerhouse Hobbs, ma in un match a tre può finire in qualsiasi momento, come sappiamo. Russian leg sweep su Powerhouse Hobbs, che viene colpito tutte le volte, diciamo, che non sta guardando l'avversario. Non so se ci avete fatto caso. L'ha preso, serie di pugni qui. Povero Austin Gunn, menato da tutti e due. Da tutti e due
i grossi di questo incontro, inteso come corpo, come corpulenza, per Powerhouse Hobbs e Bronson Reed, un regno da campione di coppia, quello dell'Hurt Business, veramente devastante, sta ancora durando da un bel po' di tempo, a dire la verità. Allora, non me lo ricordo precisamente, ma mi sembra che tipo è stata... hanno vinto in qualche puntata di SmackDown prima di Survivor Series War Games, che se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, però lo trovate nella playlist Best of 2024-2025, che è il meglio della stagione scorsa, dove potete trovare tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione di puntate settimanali di Dynamite, Raw, SmackDown e Collision, che ho considerato un po' il meglio e ho lasciato nel best of. Trovate anche in teoria qualche... sì, senza teoria, trovate anche qualche puntata della Ring of Honor, quando era ancora uno show settimanale, prima di diventare come ultimamente è, diciamo, uno show un po' con programmazione irregolare, mettiamola così. Comunque, questi tre si stanno cartellando di brutto, ma sinceramente non è che avevo dubbi, Tutti e tre vogliono regalare un sorriso, ok? Sia a loro stessi ma anche al compagno di coppia rispettivo, prima proprio del match decisivo di Saturday Night Main Event. Tanto guardate, Austin Gunn che mossa su Bronson Reed. Poi attenzione Powerhouse Hobbs, testa sbattuta, lanciato. Colpito con la candlestick. Beh, prende Powerhouse Hobbs. No, Austin Gunn, zitto zitto. Mi sembra quello un pochino più guizzante in questo incontro, ma magari mi sto sbagliando. Invece no, guardate che ho sempre... attenzione, Fameasser su Bronson Reed, che è già in piedi. Incredibile. Mascella d'acciaio qui. Evita qui un po' ingenuo Powerhouse Hobbs con Austin Lee provare lo schienamento. Uno lo colpisce alla schiena. Bel match sta facendo Austin Gunn, a dire la verità. Attenzione, lo si carica ora sulle spalle. Attenzione, se lo carica. Oh! Attenzione Powerhouse Hobbs sul più grosso, l'unico che era in piedi, almeno. Attenzione, Austin prende una mazza e colpisce Powerhouse Hobbs. Ragazzi, Austin si sta difendendo veramente bene, non c'è che dire. Forse era quello un pochino meno quotato, ma sta facendo la miglior prestazione di tutte, con un trucco o con un altro, insomma, comunque sia. Attenzione qui. Oh, sbatte di testa pieno Austin Gunn, che viene rialzato da Bronson Reed, lanciato. Se ne Powerhouse Hobbs. Forse vorrà chiudere l'incontro? No, Austin è già in piedi.
Attenzione, Powerhouse Hobbs. Oh. Però un bel matchettino a 3 direi, Attenzione, Bronson Reed. Ma Powerhouse Hobbs è in piedi. Sì. E come si è in piedi? Lo solleva. Che potenza di Powerhouse Hobbs. Lanciato, attenzione. Drop kick fantastico di Austin Gunn. Poi lancia. Attenzione, si schianta contro l'arbitro Powerhouse Hobbs. Contro Jessica Carr. Boom. Tanto Powerhouse Hobbs ha evitato una mossa finale di Austin Gunn in quel frangente. Serie di pugni, attenzione qui. Questa dovrebbe essere. Attenzione, no, invece no, pensavo. Voleva provare a chiudere in qualche maniera Powerhouse Hobbs, ma non era l'occasione giusta. Kendo stick. Disarmato. Aspetta se la. Ai, è caduto proprio sul kendo stick Austin Gunn. Lanciato da Powerhouse Hobbs. Si vanta, attenzione, Bronson Reed. Bronson Reed ci ha provato, ma si è schiantato. Attenzione, Austin Gunn. Prende una hand stick Bronson Reed. È un bel match davvero questo, diciamolo. Attenzione, Sleeper Hold. Può sottomettere Bronson Reed. No. Sarebbe stato un colpo davvero interessante. Attenzione qui. Ma ancora una volta Powerhouse Hobbs si rialza nel momento giusto e rovina i piani di Bronson Reed. Attenzione, evita la World Strong Slam Austin Gunn. Attenzione, prende qualcosa. Qui è diventato un match davvero di armi giustamente qui, perché Austin deve abbattere due colossi. Continua a colpire Bronson Reed. La sedia è volata. No, è lì, non l'avevo vista. Lanciata, attenzione. Che colpo di gradone d'acciaio per mettere KO Bronson Reed. E ora Powerhouse Hobbs sale. Come l'ha steso, ragazzi, come l'ha steso. Attenzione, prepara una World Strong Slam su Austin Gunn. A segno. Prova. 1, 2, ma Bronson Reed. Che match, ragazzi, che match stanno facendo questi tre. Se la stanno intendendo veramente di lusso. Pugni colpiti. Attenzione. La mossa. Ma attenzione a Bronson Reed. Lo lancia. No, Austin Gunn c'è, pronto. Che mossa però ha fatto su Powerhouse Hobbs. Attenzione, prova qui. L'arbitro ci mette un sacco. 1, 2. L'arbitro ci ha messo un po' di tempo, ma probabilmente Powerhouse Hobbs interveniva di sicuro. Prova ora. Attenzione. 1, 2, 3. Vince Powerhouse Hobbs schienando Austin Gunn. Sorriso per l'Art Business.
Ma come sappiamo, il match sarà a Saturday Night's Main Event, valido per i titoli di coppia, 3-way match, Hurt Business contro The Guns, contro Bronson Reed e Braun Breaker. E ora andiamo al quarto incontro, vediamo in azione un altro membro che probabilmente, a considerare come sta andando sta puntata, neanche lui entrerà con la cintura. Ma io non so cosa è successo, ma secondo me è proprio bug di questa puntata di Raw. All'improvviso entrano senza cinture, ma va bene. Randy Orton contro Bobby Lashley. Bobby Lashley in match di preparazione, perché come ho detto prima sarà insieme a Powerhouse Hobbs difendere i titoli di coppia. Dall'altra Randy Orton che deve stare molto attento, perché vessato da The Undertaker. Infatti un altro match Saturday Night Main Event sarà proprio Randy Orton contro Undertaker. Vedremo se sarà nei paraggi oppure no, ma di sicuro The Phenom, tutto iniziato in realtà da Randy Orton, non è che è iniziato da qualcun altro, però ha sempre il sapore speciale l'incontro tra i due. Eccolo qui Randy Orton, ragazzi, il Legend Killer, Mr. RKO, The Viper, The Apex Predator, come volete chiamarlo. Per tutti Randy Orton. The Undertaker gli era giurata giustamente. The Undertaker che è arrivato questa stagione qui, uno degli acquisti extra, sta macinando vittorie, proprio come Cody Rhodes, che vedremo impegnato nel main event. Ora vediamo se Bobby Lashley entra senza cintura anche lui, come Kairi Sane e Powerhouse Hobbs. No, lui con la cintura. Ma perché? Va bene. Vabbè dai, allora confermo che era proprio una roba, proprio un bug di questa, non so perché Kairi Sane e Powerhouse Hobbs no, Bobby Lashley che accompagna con Powerhouse Hobbs invece entra con la cintura, ma va bene così, va bene così. Ecco qui comunque Bobby Lashley, un incontro secondo me interessante questo. Siamo pronti ragazzi, Randy Orton contro Bobby Lashley, quarto incontro di questa puntata di Monday Night Raw su Netflix. Sta subito bene Randy Orton, ma Bobby poi lo stende con il braccio teso. Colpisce. Oh.
DDT. Ribalta, ma stanno facendo davvero un bel inizio secondo me. Neckbreaker di Bobby Lashley. Uno, solo uno, ragazzi. Lutez press. Lashley prova di alzarsi all'angolo. Mamma mia, ragazzi, Randy Orton il turbo veramente ha messo, cioè proprio macchina assassina e killer. Difficile, non vediamo molto spesso Bobby Lashley subire così. Inizio buono, ma poi se ne rendi per distruggere Bobby Lashley così. Crossbody a segno. Di stomp alla Randy Orton con tanto disprezzo. Che botta gli ha dato in faccia. 1, 2, no. Attenzione, Randy Orton. RKO, no, Bobby ribalta tutto. Evita qui Bobby. Attenzione. Ha provato con un hard lock, ma niente da fare. Però ora Lashley usa la sua potenza per sollevare. Military drop e crossline. Attenzione, lo prende ancora Lashley e lo scaraventa. Ancora usando la sua potenza. Attenzione Randy. Bel backbreaker. E poi il colpo alla base del collo. Pestone all'addome. Attenzione, Lashley lo lancia. Neckbreaker. Spear. Che momento di Lashley. 1, 2. Niente da fare. Che momento però di Bobby Lashley. Ora rialza per continuare a colpire e ridurre il gap del suo avversario. German suplex. Grande esecuzione. Stanco però Bobby Lashley, come vedete. Lanciato via. Crossline, no, ribalta. Grande Lashley. Attenzione Bobby. Prende la rincorsa. Devo dire che ha messo davvero il turbo. Dopo la maggior parte del match ha subito, ma ora veramente attenzione. Sulla gamba di Lashley. Crossline, attenzione. Ancora una counter crossline. Power slam. Comeback. Grande di Randy Orton che ora sta chiamando un RKO. No, ribalta. Mamma mia come ha ribaltato l'RKO Bobby Lashley con una power slam. Attenzione, è pronto uno spear. Lo trancia in due. Potrebbe essere finita. 1, 2, no.
Gran match stanno tirando su i due. Lanciato via, scaraventato. Cosa fa Bobby Lashley? Lo trascina. Vuole trascinarlo lontano dalle corde per evitare un possibile rope break. Oh! Dice no Randy Orton. Ha evitato un tentativo probabilmente di dominator di Bobby Lashley. Attenzione, approach Randy. Double X-Handle dalla terza corda e poi ginocchiata in faccia. Va a svitare la testa dal collo di Bobby Lashley. Randy Orton sale, prende un po' di energia ma poi rientra, quindi fa ripartire il conteggio da zero. Attenzione, lo prende, testa che va a sbattere contro le transenne fuori dal ring. Lanciato. Con tranquillità Randy Orton. Attenzione. RKO. Non ci credo, Bobby Lashley è riuscito a evitare 3 RKO ragazzi di Randy Orton. Incredibile. Che puntata di Raw ragazzi, bella. Mi sta piacendo molto. Attenzione, lo prende. Neckbreaker di Bobby Lashley. E attenzione, Lashley la vuole chiudere. Puoi preparare la spear. No, si è rialzato Randy Orton, buon per lui. Lo solleva. Oh. E ora no, ancora una volta Randy si rialza. Spear. E potrebbe essere davvero la fine ragazzi. 1, 2, 3. Vince Bobby Lashley, perde Randy Orton che è dispiaciuto e sfinito. Guardate qui, dopo essersi ripreso. Oddio, è lui, è The Undertaker, ve l'avevo detto ragazzi, la rivalità. Lo prende. Chokeslam di The Undertaker, il mietitore è arrivato e si è preso l'ultima parola su Randy Orton prima del loro incontro in WWE Saturday Night Main Event. E ora andiamo al prossimo match della card, signori e signori, il main event assoluto. Tetsuya Naito e Gunther, ovvero il campione indiscusso WWE, contro Roman Reigns e Cody Rhodes. Sfida incrociata, ultimo confronto tra questi prima dei loro match rispettivi di Saturday Night Main Event. Gunther contro Cody Rhodes sarà il match valido per il titolo universale, indiscusso WWE. E la stessa cosa nel Extreme Rules match tra Tetsuya Naito e Roman Reigns, il Tribal Chief, il loro secondo scontro in pay-per-view dopo il precedente di SummerSlam, l'Hell in a Cell, dove Tetsuya Naito vinse e strappò il titolo all'allora campione Roman Reigns. E adesso è il momento, dopo praticamente quasi un anno di attesa, della loro rivincita. The following contest is a Tornado Tag Team match. Introducing first, from Tokyo, Japan, weighing in at 225 pounds, Ted Nate! Eccolo qui, Tetsuya Naito. Certo, una coppia davvero stranissima questa, perché ricordiamoci che Gunther fu proprio colui che tolse il titolo a Tetsuya Naito al termine di un grande match, ma hanno messo da parte queste divergenze per fare confronto comune contro gli avversari Cody Rhodes e Roman Reigns, la strana coppia
ecco che avanza col suo incedere Tetsuya Naito. Ex 2 volte campione indiscusso WWE. Questa vittoria che appunto di cui parlavo prima contro Roman Reigns nell'Hell in a Cell. Poi la vittoria dell'Elimination Chamber dove c'era il titolo in palio, dove lui si è ripresa la cintura dopo averla persa contro Sami Zayn. Tra l'altro Sami Zayn che era arrivato all'Elimination Chamber da campione, quindi se l'è ripresa direttamente da lui. Da lì poi un'importante difesa a WrestleMania contro The Immortal Hulk Hogan, vincitore a sorpresa tra gli ospiti speciali della Royal Rumble. E alla fine Gunther, eccolo qui, che entra il campione indiscusso WWE. Ecco il ring general, l'austriaco Gunther, ex 2 volte campione intercontinentale e attuale campione indiscusso WWE. Il titolo che ha vinto proprio nell'ultimo pay per view, nel main event contro Tetsuya Naito per l'appunto, che oggi faranno squadra, come succede rare volte, caso succeda ovviamente rare volte nella nostra Universe Mode, soprattutto per avversari così ravvicinati. Certo che una difesa subito importante, perché questo Cody Rhodes non è quello dell'Elite Wrestling della passata stagione, vince sempre, non perde mai e andrà proprio contro Gunther per il titolo di campione indiscusso WWE. E eccolo qua ragazzi, il Tribal Chief Roman Reigns. Gunther, soprattutto Naito con impazienza attendano Roman Reigns, ed eccolo qua che arriva il Roman Reigns, che ha già però la testa al loro match di Saturday Night's Main Event. Avanza Roman Reigns, il pubblico non lo accoglie per niente bene, come spesso è accaduto nella nostra Universe Mode, ma Roman di queste cose non si interessa particolarmente. Lui interessa solo una cosa, gliel'ha già detta a Naito: vuole batterlo, vuole sconfiggerlo questa volta in pay per view. Non farà come a SummerSlam, evento tra l'altro, se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, trovate nella mia playlist Best of 2024-2025, essendo pay per view della scorsa stagione. Ma soprattutto ha anche detto un'altra cosa, ha anche detto che quando sconfiggerà Naito vuole riprendersi quel titolo che gli è stato portato via. Cosa molto particolare, in quanto è un po' alleanze fragili oggi, perché Cody Rhodes potrebbe essere il prossimo campione indiscusso da WWE se riesce a sconfiggere Gunther, e quindi potremmo trovarci lì oggi in coppia e a breve contro, ma ancora bisogna aspettare il Saturday Night Main Event e l'ingresso da adesso dell'ultimo partecipante di questo main event di Monday Night Raw su Netflix, The American Nightmare, Cody Rhodes. Eccolo qui ragazzi, questo grande spolvero da quando è stato draftato dall'AEW alla WWE, una stagione scorsa deludente per un nome, lui non è riuscito a vincere neanche un titolo, sebbene ha avuto l'opportunità di puntare ai 3 titoli più importanti dell'Elite Wrestling.
Lui da quando ha perso il titolo a WrestleMania, il titolo mondiale contro Kazuchika Okada, niente da fare. WrestleMania della scorsa stagione, ovviamente. Come stavo dicendo, la stagione sfortunata, ma tutto cambia qua. In WWE è arrivato con una verve diversa, con uno spirito incredibile. E infatti ha già sconfitto i suoi avversari, tutti quelli che sono presentati davanti, ed ora vuole battere, vuole vincere anche questo incontro di coppia e andare a Saturday Night Main Event a sfidare il campione con un'altra vittoria. In bacheca. Ma ora sono entrati tutti i partecipanti ed allora è il momento di iniziare questo main event di Monday Night Raw su Netflix. Tetsuya Naito e Gunther contro Cody Rhodes e Roman Reigns. Un match di coppia che ha dei partecipanti veramente di indubbio spessore. Ecco che ora i rispettivi avversari Saturday Night Main Event si menano letteralmente, cioè Naito e Roman e Gunther e Cody. Però come lo blocca in questa presa Gunther? Wow, che calcione! I due picchiano Gunther contro uno. Naito ci ha messo un bel po' a rialzarsi, il guascone. Sembra quasi si voglia risparmiare, in realtà più che vincere. Però dovrà lottare perché sennò rischia di prendere davvero un sacco di martellate. Tetsuya Naito, attenzione Gunther intanto controlla tutti e due i suoi avversari, che Naito si vanta qui a centro ring. Sembra che ce n'ha per tutti Gunther, ragazzi, è scatenato. Come vedete sta menando tutti, ma alla fine ovviamente Cody allora va a prendere Naito. Oh ragazzi, Naito comunque è veramente irriconoscibile per il momento. Poi la serie di evita Cody Rhodes. Chianti ovunque, si sono scambiati gli avversari di Saturday Night Main Event. Attenzione Roman, che grande volo su Gunther. Poi lanciato, attenzione, si è svegliato un po', ma ecco ora Roman che va ad attaccare il suo avversario diretto di Saturday Night Main Event. Ricordiamo Extreme Rules match tra i due, che è un match così importante che potrebbe mettere in dubbio lo status di main event di Cody Rhodes e Gunther per quel pay-per-view, perché potrebbe anche darsi che il main event sarà proprio Naito contro Roman Reigns. Tuttavia, attenzione qui. Oh, attenzione Cody, sta provando una figure 4 leg lock su Naito, lo vuol far cedere. No, attenzione Naito si ribalta immediatamente. Tanto Roman, mossa di sollevamento su Gunther devastante.
Comunque Roman e Cody stanno facendo molto molto meglio. Non mi aspettavo in realtà così. Cioè non mi aspettavo così, devo dire la verità. Tanto Naito, attenzione, suplex su Roman Reigns. Poi se la prende anche con... Attenzione, colpito. È arrivato anche Gunther, attenzione, la powerbomb. Speciale su Cody. 1, 2, no, ha detto di no Cody Rhodes. Se ne prova ora lo schieramento, ma c'è chiaramente Naito. Era un momento buono per gli Hill, che stanno avendo un momento non tanto, cioè il Hill in realtà, Naito e Gunther, perché in questo momento non è che sia troppo onesto il divario. Spear fantastica su Naito, prova schienando, intanto Cody sta preparando una crossroads su Gunther. 2 e Spear anche su Gunther. Incredibile Roman. Cody sta provando una crossroads come prima, no, ribaltata ancora e Gunther dice no. Due momenti proprio belli questi. Alla fine Cody ha sbagliato 2 finisher, mentre Roman era al segno con 2 Spear, però devastanti, gli Hill sono stati ancora più devastati, chiamiamoli gli Hill, in realtà Naito e Gunther. Attenzione qui, ribalta Naito. Chianti fuori dal ring, ma attenzione Roman, ribalta. E ora si trovano sul ring loro due. Naito evita il tentativo di suplex probabilmente di Roman, però è lento, evita ancora però. Attenzione Naito, è pronto per un corkscrew a segno su Roman Reigns. Tentativo di schienamento qui, 1, 2, neanche 2 ragazzi. Allora Naito testardisce. È stato distratto dall'arrivo anche di Cody e Roman ne ha approfittato. Power slam su Gunther intanto. Attenzione, lo stende con questo pugno. Tanto respinge Cody. Crossline, prova lo schienamento ma evita tutto Gunther, che secondo me sta facendo meglio di Naito, c'è da dire la verità. Attenzione qui, Delta Breaker, un punto c'è in piedi. Che encomio la prestazione di Gunther, che purtroppo oggi non trova il miglior Naito. Attenzione Cody è pronto e vola su Gunther, rimangono Naito e Roman. Attenzione Naito, una specie di Scorpion Death Drop. Poi attenzione Naito, sta provando una Destino probabilmente, e assegno la Destino, ma c'è Cody Rhodes e infatti eccolo lì Cody. Naito si sta riprendendo in questa fase finale, sta entrando nel match finalmente. Gunther, attenzione, prende Roman, evita qui. Neck breaker intanto di Naito su Cody. Roman, occasione ghiotta, attenzione qui. 2 contro 1. Lo lancia, si rialza però. Attenzione Gunther, prova la powerbomb speciale, ma c'è Cody che intanto aveva lanciato fuori da ring Naito. No, ma ragazzi, che Gunther oggi prende a sberle Cody Rhodes.
Spear di Roman su Naito. Ma c'era Gunther. Che gran main event questo di Monday Night Raw su Netflix. Cody Rhodes e Roman Reigns contro Tetsuya Naito e Gunther. Atomic Drop su Cody Rhodes. Prova lo schienamento Naito su Cody. 1, 2, no, dice di no Cody Rhodes. Attenzione, Gunther blocca Roman in una presa sottomissione. Roman però riesce a liberarsi. Intanto sul ring Naito e Cody Rhodes. Ma ora sta arrivando. Sì. E infatti è arrivato Roman, ma si libera Naito. Serie di... no! Ancora 2 contro 1. Poi alla fine prende questo colpo. Attenzione perché arriva Gunther. Attenzione Roman. Pugno. Sono rimasti Naito e Roman Reigns. Attenzione. Completi ribaltamenti e contro ribaltamenti. DDT. Potrebbe essere la fine. Perché è caduto malissimo Naito. Gunther fuori. Attenzione. Roman sulla terza corda. Va. È pronto. È pronto. Diving Crossline. E poi va. No. Si è ripensato. Ribalta qui. Ha battuto Roman Reigns. Sta entrando anche Gunther. Ora attenzione, lo schienamento improvviso. Ma era entrato proprio Gunther in quel momento. Gunther, attenzione. Ribalta. Ribalta. Tentativo probabilmente di White Noise. Probabilmente. Atomic Drop. Roman veri stunned. Mamma che mossa su Cody Rhodes. Attenzione Naito. Sta preparando. No. Sale. I due picchiano. Cody un po' deciso qui, attenzione, si vanta qui Naito, ma forse ha sbagliato il momento e infatti lo prende Roman. E back suplex. Che match ragazzi. Che bulldog. Sanguina Gunther, potrebbe essere la fine. Mamma mia ragazzi, che main event incredibile. Ricordiamo, ultima puntata targata WWE prima di Saturday Night Main Event. Attenzione qui Naito. Destino su Roman Reigns. Devastante. Con un altro destino. Seconda di fila. E ora, scusate scusate un attimo. Prendo una piccola iniziativa. Evita. Allora niente iniziativa. Potrebbe essere la fine del match. Attenzione. No, lo prende Naito. Volevo fare... Attenzione, Cody Rhodes in piedi. A vuoto. Neckbreaker.
Mamma mia che incontro pazzesco ragazzi, questo main event di Raw, gran puntata e abbiamo ancora Dynamite da trasmettere Vediamo, non ci saranno SmackDown e Collision, quindi andremo diretti prima con Fantastica Mania e poi con Saturday Night's Main Event subito dopo a seguire. Prima Fantastica Mania perché Fantastica Mania l'avevo messa a metà settimana. Attenzione qui, Crossroads, entrambi hanno uno schienamento, 1, 2, 3, ma è Cody Rhodes e Roman Reigns che vanno a vincere. Gunther pensava che stava schienando lui, che finale pazzesco! Vittoria per Cody e Roman Reigns che sorridono prima dello scontro contro i loro avversari di Saturday Night Main Event sconfitti oggi. Ma che puntata di Monday Night Raw. Ora ragazzi andiamo a fare subito le nostre modifiche alla card di Dynamite, che ci sarà fa subito le nostre modifiche. Il main event ce l'ho già. Bene, ecco qui vedete giovedì c'è il simbolo del CMLL, è quando c'è l'evento, sì. Poi devo ancora scattare la settimana che vi dicevo. Allora sì? La strana coppia così volete fare? A me va bene, A me va bene. Se me lo suggerite voi, magari avete una storia in mente bella? Ok. Allora, il primo match va bene, Mariah May contro e Chelsea Green. Certo. Proprio a caso questo match. Dico, vabbè, lasciamolo così. Poi contro Jay Briscoe, sì, perché se vi ricordate nell'ultima puntata di Collision sono diventati nuovi number one contender. Poi abbiamo no. Neanche. Allora, a parte si potrebbe anche fare questa maniera, un po' vedere 5 match, ok. Azione di rivalità. No, facciamo una cosa su azione e rivalità. Allora, faccio proprio veloce, raga. È perché gli volevo mettere un altro avversario, non proprio gli FTR. Sa cosa gli metto? Un bel Zack Sabre Jr. Sì, perfetto. Allora, il main event ce l'avevo ma l'ho modificato. Sì. Ok, quindi Hangman e Rampage contro Zack Sabre Jr. va bene. Gran match. Poi Adam Copeland e Jey Uso sì, perché si porta avanti la rivalità contro Okada. E poi qui serve un altro match. Oddio, però effettivamente su Wrestling Campenta ci sta. Sì, va bene. Va bene. Anzi, in realtà no. Perché qui c'è un'altra cosa che bisogna portare avanti. Quindi mettiamo con Becky Lynch che ha sconfitto Jamie Hayter, se vi ricordate. Quindi adesso facciamo il match Roxanne Perez e gli facciamo, per mettere la rivalità, gli facciamo mettere Jamie Hayter, sì, che continua a perseguitare Becky Lynch. Quindi abbiamo anche questo e allora possiamo iniziare subito, ragazzi. Quindi iniziamo questa puntata di Dynamite. Signori belli, iniziamola. Let's go. L'opener di puntata vedrà un match di coppia, Mariah May e Chelsea Green contro Willow Nightingale e Billie Starkz. Allora, vabbè, su Willow Nightingale e Billie Starkz non vi dico nulla, è una scelta a caso
fatta dal Joe, potevano almeno mettere Chris Statlander, che era la vera tag team partner, oppure Athena se volevate mettere con Billy Starks, ma va bene così. Dall'altra parte abbiamo Mariah May e Chelsea Green. Mariah May è la campionessa mondiale dell'Elite Wrestling, Chelsea Green ha vinto invece l'Open Tournament, e quindi si dovranno andare a sfidare a AEW Dynasty, il prossimo pay per view dell'Elite Wrestling, per il titolo di Mariah May. Allora ho fatto un match, ha vinto Mariah May, un match così di presentazione. Chelsea Green ha provato a stringergli la mano, ma Mariah May l'ha rifiutata categoricamente, e quindi insomma il general manager si è un po' fumato qualcosa, mettiamola così, per fare la scelta di questa, per fare questa scelta qui. Però prendiamoci questo opener messo a caso. E allora inizia la puntata di AEW Dynamite con l'ingresso proprio della vincitrice dell'Owen Tournament femminile, e se vedete la cintura quello sta a testimoniare Chelsea Green. The Women's Champion, Chelsea Green. And her partner from London, England, the All-Star Women's World Champion, Mariah May. Ok, scusatemi ragazzi, era andato un attimo a bere. E comunque è entrata anche Mariah May, la campionessa mondiale dell'All Elite Wrestling, una grandissima campionessa che da Revolution, sconfiggendo una come Giulia, poi è riuscita a fare un'impresa che nessuno aveva fatto fino a quel momento, dove sconfigge per ben 2 volte Timeless Toni Storm, una volta a WrestleMania e l'altra a AEW Full Gear. Combinazione veramente a caso in questo match comunque, ma va bene. Ecco qui, attenzione, Willow Nightingale, ex campionessa della Ring of Honor. Senti, a me gli accoppiamenti mi fanno così, cioè veramente ribrezzo. Però vediamo la storia che hanno in mente loro, che taglio proprio gli ingressi di Willow e Billy, sì. Ed ecco comunque anche Billy Starks insieme a Tina fa parte dei Minions, e hanno avuto la possibilità di diventare le prime campionesse di coppia femminili AEW Full Gear, ma hanno vinto la dottoressa Britt Baker e Thunder Rosa. Representing the Misfits from Louisville, Kentucky, Billy Starks. Ora in realtà Billy e Athena avranno un'altra possibilità per andare per quelle cinture, stavolta in un 2 contro 2 tradizionale, senza match multipla eliminazione, come è stato appunto la prima volta che abbiamo assegnato il titolo proprio a Full Gear, titolo super nuovo, quello di coppia femminile. E hanno di nuovo la chance, perché sono arrivate in finale, diciamo tra virgolette, di questo match a eliminazione, ultimamente coppia a contendersi la cintura, proprio Athena e Billy Starks, poi le vincitrici. Comunque ora Willow ha dato il cambio a Billy Starks,
Oh, a vuoto. Chelsea Green colpisce. Attenzione, il cambio, ma no, Mariah May. Ma io l'avevo detto, Chelsea Green era una pessima idea dopo. E ora, ragazzi, Chelsea Green è rimasta da sola contro Willow Nightingale e Billie Starkz. Mariah May se n'è andata via, ha abbandonato la contesa. Non credo proprio che rientrerà. E ora Chelsea è veramente in difficoltà. D'altra parte era chiaro, aveva proprio sbagliato su tutta la linea Chelsea Green, perché ragazzi, Chelsea Green Mariah sarà il match del prossimo di più, vale dopo il titolo mondiale, cioè l'opportunità che si è guadagnata Chelsea vincendo l'Open Air Tournament. Voglio dire, Mariah giustamente non ha alcun interesse a fare squadra con lei oggi, e soprattutto ha tutto l'interesse di farla sfiancare il più possibile. Chelsea Green invece vuol dimostrare adesso, a questo punto, visto come si sono messe le cose, che vincerà e sarà un pericolo serio. Certo sarà molto difficile adesso, questo 2 contro 1. Attenzione Chelsea, al momento sta facendo buona guardia. Crossbody che non è andato perfettamente a segno, ma comunque ha impattato su Billie Starkz. No, European Uppercut. E poi drop kick. Sì, è sempre 2 contro 1 purtroppo Chelsea Green. Se c'era Mariah May probabilmente i vincitori non erano neanche in dubbio, ma adesso si mette davvero male per la canadese Chelsea Green. Mariah May ha giocato davvero un bello scherzo abbandonandola, match in corso. Billie Starkz la colpisce. La Chelsea in questo momento probabilmente non crede neanche in se stessa. Willow Nightingale tag colpisce. Attenzione Chelsea Green, evita però qui. Ma niente da fare. Avrebbe proprio bisogno di un bel cambio Chelsea Green, ma non c'è nessuno al suo angolo. Attenzione qui, Canadian Destroyer su Willow Nightingale. No, Willow dice no. Attenzione Chelsea Green, è pronta per un unbreaker, vuole fare l'impresa in 2 contro 1. No, niente da fare. Willow ribalta e colpisce. Poi dà il cambio a Billie Starkz ancora. Oh, Chelsea Green rotola ora. Attenzione Billie Starkz sulla terza corda. Oh, questo è uno splash che è dire devastante e dire poco, se posso dire la mia. Scusate il gioco di parole. Attenzione Billie Starkz. Oh, cioè si reagisce, non si dà per vinta. German Super su Billie. E poi i capelli che vengano tirati. In difficoltà adesso la giovane Billie Starkz. Serie di pugni qui.
attacca furiosa Chelsea Green. Attenzione, una culla improvvisa qui. 1, 2, no. No. Però ora Billy è tornata in vantaggio, ha subito il tag in maniera molto intelligente a Willow. Vanno a vuoto tutti e due in realtà. Sono i Chelsea, mamma mia, incomio per Chelsea Green che da sola, ricordiamolo, per l'abbandono di Mariah May a match in corsa, è proprio appena iniziato per farla sfiancare il più possibile, non è entrata neanche per dare un colpo Mariah May. Ha aspettato la prima volta che gli dava il cambio e poi se n'è andata via, e Chelsea sta subendo fortemente. Altro cambio da Willow e Billy Starks. Attacca ancora Billy e ancora continua a infierire sulle braccia della canadese. Attenzione Willow, sale sulla terza corda. Oh, moonsault! Potrebbe essere la fine per Chelsea Green. 1, 2 e... all'ultimo Chelsea ancora non demorde. Grande spirito ragazzi, c'è da dire, grande spirito. E poi cambio a Billy Starks ancora. Lanciata. Oh, prova a tornare in carreggiata Chelsea Green, è difficilissimo. Attenzione qui però, Canadian Destroyer è la seconda che fa, ma Willow Nightingale fa valere i numeri e interviene in maniera irregolare. Povera Chelsea Green davvero. Attenzione Chelsea, cosa fa? Cambia idea, prima voleva volare su Billy, attenzione. Poi si lancia ma sbaglia tutte le misure Chelsea, non doveva farlo. Attenzione qui, una presa di sottomissione, no? Stomp! Qui sono dolori, qui sono dei veri dolori per Chelsea Green. 5, no, si rialza, non vuole perdere Chelsea. È un comio incredibile, gliela farà pagare a Mariah May ragazzi, non c'è dubbio. Attenzione ora. Oh, Chelsea che era distratta, visto che stava pestando Willow Nightingale. Sono i Billy, corre. Oh, attenzione Chelsea Green. Unprettier, la mossa finale. 1, 2, no, Billy all'ultimo. Billy all'ultimo ragazzi. Ora dà il cambio. Che prova ragazzi di Chelsea Green che sta lottando in 2 contro 1 e è andata anche vicina alla vittoria. Attenzione, un Unprettier, un'altra su Willow Nightingale. Prova lo schienamento. 1, 2, no. Dice no Willow, ma è incredibile. Sta dimostrando a tutti come ha fatto Chelsea Green a vincere l'Owen Air Tournament. Ma adesso Willow contrattacco, dà il cambio a Billy Starks. Ancora Chelsea ribalta.
Attenzione Irish Whip. Spinning elbow smash, bella questa qui, e poi si avventa su Billy Starks. E ora si fa un magheggio, ragazzi, ora si fa un magheggio, vediamo se ci riesce. Gli diamo solo questa ultima possibilità a Chelsea, visto che 2 contro 1. No, ha ribaltato il roll up. Niente, ragazzi, ha ribaltato il roll up. Niente da fare. Oh, mamma che pile driver. Attenzione, Billy Starks, mi sa che sta andando alla chiusura. Gli avevo dato la possibilità, ma ha ribaltato. Senton. Chelsea la prende. Oh, schiantata. Tutta sulla base del collo questa mossa. 1, 2, 3. Vincono Billy Starks e Willow Nightingale, sconfitte Chelsea Green e Mariah May, che però ha abbandonato il match lasciando Chelsea Green da sola fin dall'inizio. Vittoria. Vittoria. Però grande la Chelsea Green, che fino all'ultimo ha lottato come una leonessa, ma insomma ne vedremo delle belle nelle prossime settimane tra Chelsea Green e Mariah May. Adesso è il momento però di Nick Jackson contro Jay Briscoe. Primo faccia a faccia tra i due team, cioè gli Young Bucks e i Briscoe Brothers, questa volta in un 1 contro 1, quindi Nick Jackson da una parte e Jay Briscoe dall'altra. E beh, com'è che è andata tutto questo? Nell'ultima puntata di Collision i Briscoe hanno sconfitto la House of Black, quindi Brody King e Buddy Matthews, e ora quindi avremo il primo faccia a faccia. Vedremo intanto se succede come nella puntata di Raw che abbiamo trasmesso, sto bug che non ci ha fatto entrare con la cintura né Kairi Sane né Powerhouse Hobbs, però Bobby Lashley sì, che è il compagno di coppia, Dio. Vediamo se Nick Jackson lo fanno entrare con la cintura. Altrimenti ricordiamo, gli Young Bucks sono i campioni di coppia. Ah, ok, si inizia subito così. E inizia l'incontro, ragazzi, il pittoresco Jay Briscoe. Colpisce e backbreaker. Ha iniziato bene il membro dei Briscoe Brothers, chiamando Nick Jackson. Attenzione, sale ora Jay Briscoe. Wow. Una furia Jay, lo colpisce, lo sbatte senza ritegno qui. Prova a rotolare fuori dal ring Nick Jackson, prende un po' di fiato, ma Jay Briscoe gli è già addosso. Mamma, che inizio, ragazzi. Vogliono dimostrare che gli Young Bucks devono aver paura per quando ci sarà lo scontro valido per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling. Mamma mia, che crossline from hell devastante questa. E Nick Jackson dice no. Attenzione, prova con l'acrobazia Nick Jackson. Ottimo, ottimo davvero. Tra l'altro
penso sia arrivato il momento di dirvi la card dell'evento, che è il prossimo che andiamo a trasmettere subito dopo, cioè ora questa è l'ultima parte del nostro episodio Dynamite, poi ci sarà il video apposito per Fantastica Mania, CMLL, Ring of Honor e AEW all'Arena Messico in onore della lucha libre ovviamente messicana. Andiamo quindi a dirvi la card, fate attenzione. Inizieremo con un match 3 contro 3, ce ne saranno 2 di 3 contro 3 in tipico stile messicano, dove ci saranno Santos Escobar, Angel e Umberto. Attenzione questa mossa qui, 1, 2, no, dicevo Santos Escobar, Angel e Umberto, il legato del fantasma contro Penta dell'AEW, Axiom e Nathan Fraser del CMLL. Quindi tutto CMLL in questo match tranne Penta. Poi avremo subito dopo Hangman Adam Page dell'AEW contro El Cicero del CMLL, che abbiamo già visto Cicero in azione a Blessed Dynasty, contro Will Ospreay se non mi sbaglio. Altro match 3 contro 3, Mariah May, Athena e Billy Starks contro appunto Chelsea Green, Britt Baker e Thunder Rosa, perché qui almeno si porta avanti queste due narrative almeno in questo evento. Poi Mistico del CMLL contro Yota Tsuji della New Japan Pro Wrestling, perché non è un evento, non ha collaborato con la New Japan Pro Wrestling, ma ha mandato comunque degli atleti, 2 atleti. E poi gli ultimi incontri, mamma mia, Nick Jackson che mossa che ha fatto, potrebbe essere la fine. Oh, Jay Briscoe dice no. Gli ultimi 3 incontri che saranno titolati e in puro stile messicano, ovvero 3 out of 3 falls consecutivi, ragazzi. Titolo della Ring of Honor femminile in palio, Sorruca difende la cintura dall'assalto di Stephanie Vaquer. Poi avremo il titolo della Ring of Honor in palio, Eddie Kingston contro Konosuke Takeshita. Il main event valido per il titolo dei pesi massimi del CMLL, Eddie Guerrero, la razza, ragazzi, che difenderà la cintura contro Hiroshi Tanahashi, main event tra leggende, quindi sarà una grande card. Quindi insomma abbiamo un po' di questa roba qui, ok? Ring of Honor rappresentata da Axiom e Nathan Fraser, che prima lo so, ho detto nel CMLL, scusatemi, e rappresentata anche ovviamente da Sorruca e Eddie Kingston, in minima parte anche da Tina e Billy Starks, che fanno in realtà ancora parte della Ring of Honor. Qui intanto però l'arbitro sta contando e potrebbe esserci una vittoria per conteggio fuori? Eh no, invece Nick Jackson riesce e quindi insomma ci sarà un bel po' di roba, ragazzi, qua. CMLL, Cicero, Santos Escobar, Angel Lamberto, Mistico, insomma Eddie Guerrero, quindi c'è un po' di roba con le date, ve l'ho già detto, in particolare il modo. Poi c'è Hangman, Adam Page, c'è Penta insieme ai 2 della Ring of Honor, Axiom e Nathan Fraser. Insomma c'è un po' di roba. Qui però questo match c'è da dire, allora io vi ho parlato perché era doveroso, perché è una cosa che mi era venuto in mente di fare a Full Gear, è passato veramente poco da Full Gear e questo evento lo volevo fare, perché comunque non è che, come avete visto, poi coinvolge particolarmente le narrative, anzi lo sconto delle narrative che vedete ora sarà Full Gear, però questo evento speciale lo dovevo un po' presentare almeno con la card, no? Il Nick Jackson ora, che potrebbe andare vicino a una chiusura, super kick, attenzione qua, poi si è pronto Nick Jackson a volare in questo bel match che è stato 4,50, ma va a vuoto. E ora è Jay Briscoe, un Jay Briscoe sanguinante che ha la possibilità, invece no. Lo lancia, grande match, super kick,
Ragazzi, potrebbe essere la fine. I famosi super kick dei Bucks. Schieramento 1, 2 e 3. Vince Nick Jackson. Quindi il primo sorriso se la giudicano i Bucks, ma lo scontro finale sarà AEW Dynasty, valido per i titoli di coppia dell'Elite Wrestling. Bella vittoria per Nick Jackson degli Young Bucks. E ora quindi andiamo al terzo incontro di questa puntata di AEW Dynamite. Becky Lynch contro Roxanne Perez. Una Becky Lynch che è stata una delle migliori aggiunte del draft WWE, tra parte un'ex 2 volte campionessa mondiale WWE nella nostra scorsa stagione. Ha debuttato a sorpresa nel Gauntlet Match Eliminator, valido per il titolo TBS, e diciamo è sopravvissuta a altre 8, anzi 7, perché in realtà erano 8 in totale, altre 7 agguerritissime wrestler, e si è aggiudicata il titolo TBS. Da lì una difesa abbastanza importante contro Mercedes Moné, AEW Blood and Guts, che se non avete fatto vi consiglio di andare a recuperare, trovate nella playlist della stagione 2025-2026. Non è un pay-per-view, ma è stato la prima puntata speciale che somigliava molto in realtà a un pay-per-view dell'Elite Wrestling di quest'anno. Poi dopo c'è stato Full Gear, che era proprio un pay-per-view, e poi dopo una difesa appunto a Full Gear, dove ha sconfitto in un match a 3 Steel Cage, bel match davvero, sia Stephanie Vaquer che Julia Hart. E quindi sono Becky Lynch ecco, vabbè, ho capito, sta puntata è così. Sta puntata, sta diretta, non so perché, ma è così. Cioè, non fa alcune cinture, dice vabbè, non le facciamo vedere, tipo il TBS di Becky Lynch non ce l'ha la vita in questo momento, ma è lei la campionessa. Vabbè, come con Raw, non so com'è che gli è presa sta cosa. La prima volta che succede in realtà, non vorrei gli ha preso uno schiribizzo e ha dato vacante delle cinture, ma in realtà non credo, perché prima abbiamo visto Bobby Lashley e Power Sox che entravano insieme e loro sono campioni di coppia. Se vedi Bobby Lashley con una cintura, anche Power Sox la deve avere. Vabbè, sta una roba un po' di bug così. Comunque, The Man, Becky Lynch è entrato nel momento della sua avversaria, ex campionessa della Ring of Honor, Roxanne Perez, The Prodigy, accompagnata da Jamie Hayter, che ha messo gli occhi addosso a Becky. Oh, ci divertiamo, raga? Sì, perché sta rivalità che ora hanno Jamie e Becky. Voglio fare qualche intervento schiribizzo, se non mi buttano fuori. Vediamo se riesco a far vincere Roxanne, dando uno stofo l'amoroso a Becky Lynch per la loro rivalità. Intanto però Roxanne Perez è pronta. Quindi nel momento buono metterò start e andrò a prendere, diciamo, il controllo. Jamie Hayter a bordo ring. E inizia il match, ragazzi. Terzo incontro di Dynamite. Becky Lynch, The Man, la campionessa TBS in carica, contro Roxanne Perez in un match non valido per la cintura. Jamie Hayter va a distrarre, io non ho fatto niente, va a distrarre Roxanne e Roxanne ne approfitta. Sì, ora però calmati Jamie Hayter, perché sennò quando voglio prendere il controllo io ti ha già buttato fuori.
Irish Whip di Roxanne Perez fuori dal ring. Quindi rimane ferma. Attenzione Becky, evita il tentativo di Anbar probabilmente. Becky Lynch, serie di pugni di Roxanne, attacca duro, attacca tosto Roxanne Perez. Si mette il sale e rimuove la copertura dal paletto, sì. Sta facendo un po' di robe, Eccola là, vedete l'anello rosso di ferro rimosso dal paletto. Luther Press. Aspettate, perché io so perché. Oh, ho sbagliato. Perché quando poi l'arbitro si distrae per rimettere il cuscinetto, io entro e colpisco. Teniamo d'occhio il paletto. Mi diverto, dai, fa un po' di magheggiate in questo match. Tanto Roxanne, attenzione qui. Oh, che face slam su Becky Lynch. Poi vuol provare anche una Pop Rocks, ma Becky dice no. Oh, ma ha ribaltato tutto. Ma mi ha anche visto. Ma come? Ma dai, ma era dietro alle spalle. Pensavo era una tattica geniale. Qui hai fatto male, perché se l'arbitro è distratto non mi può considerare come Roxanne. E qui Roxanne fa una brutta fine, ve lo dico io. Però invece no, ribalta tutto. Se ne Roxanne la prende. Backbreaker, ma è già in piedi Becky Lynch, ragazzi. Troppo superiore a Roxanne Perez. Schieramento improvviso. 1, 2, niente da fare. Calcione poi. Continua Roxanne a colpire Becky Lynch. Ho provato a rialzare la mia assistita, ma è arrivato subito Becky, tra l'altro mi ha anche dato un cartone. Oh, lanciata via! Manager espulso intanto. Ci ho provato in qualche maniera a far vincere Roxanne, ma niente da fare. Alla fine manager espulso. O almeno un conteggio fuori, ma niente, l'arbitro è sceso. Comunque Roxanne, grazie ai miei aiuti, ha avuto un bel vantaggio per il momento. Tanto ha fatto da sé, Per cui continuiamo a commentare questo match. Che mossa qui.
Attenzione Roxanne. Prova lo schienamento. 1, 2. No, niente da fare. Niente, super kick a vuoto. E Becky Lynch, attenzione, la prende Manendo Slam. Ed è la fine, ragazzi, qua. 1, 2, 3. Vince The Man Becky Lynch nonostante gli aiuti di Jamie Hater, e vedremo come andrà a finire, a continuare questa rivalità tra le due. Becky Lynch. Si vanta The Man Becky Lynch, campionessa TBS in carica. E allora vedremo un po' come andrà. Andiamo ora al prossimo incontro, quarto match di Double Dynamite. Adam Copeland, la Rated R Superstar, contro Jey Uso, ragazzi. Ricordiamo Adam Copeland che è in rivalità aperta contro Okada, si è guadagnato una possibilità di andare per il titolo international, sconfiggendo proprio in un match non valido per il titolo il campione in carica, Kazuchika Okada. E quindi ora avremo questo match contro Jey Uso, uno dei draftati insieme a Jimmy Uso. Gli Usos hanno già avuto una possibilità contro gli Young Bucks, ma non è andata bene per i due fratelli Uso, e infatti i Bucks hanno vinto e mantenuto la cintura. Questo a AEW Blood and Guts. E inizia, ragazzi. The following contest is scheduled E eccolo for qui la Rated R making his way Superstar, to the ring ex from Edge, Toronto, Ontario, Adam Canada, Copeland. weighing in at 242 pounds, Adam Coleman. La scorsa stagione riuscì a vincere il titolo mondiale dei pesi massimi IWGP, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, salvo poi perderlo contro Zack Sabre Jr., che lo riportò in Giappone. Poi da lì ha dato la caccia a Bryan Danielson, ma non è riuscito a sconfiggerlo e a diventare campione del mondo dell'All Elite Wrestling. E adesso, occhi puntati su Okada, l'ha anche sconfitto, e quindi si è guadagnato questa possibilità per AEW Dynasty. Eccolo qui, che sta per entrare il suo avversario. Main event, Jey Uso. Coglienza un po' mista per lui, mi pare. And his opponent, representing the Usos from San Francisco, California, weighing in at 242 pounds. Main event, Jey Uso! Eccolo qui, Jey Uso, veramente carichissimo. Attenzione, ragazzi.
folla adesso abbastanza partecipe, tipico dell'ingresso di Jey Uso. E inizia il match, Adam Copeland contro Jey Uso. Inizia subito Adam Copeland. In maniera impeccabile. Prova ora uno. Jey deve rimettere un inizio davvero tragico, si potrebbe dire. Un Adam veramente in forma max. Sleeper hold, vuole sottometterlo. Lo chiude anche in questa presa. Ma Jey si libera in maniera abbastanza bella da vedere, tra l'altro. Body slam. Ora prova a rimettere in carreggiata l'incontro Jey Uso. Attenzione, culla improvvisa di Adam Copeland. Solo uno. Attenzione, lo prende. Caduta di collo. Caduta di collo Max. Dragon Screw di Jey Uso. Prova lo schienamento, ma insomma mi sembra un po' presto. Solo uno infatti per Jey. Colpisce. Splash. Bella questa. 1, 2, no. E Jey anche risponde a sua volta. 1. Spear. 1, 2. Jey dice no. Va a vuoto adesso dal Copeland. Possibilità per Jey, ma va a vuoto anche lui. Che calcione questo. Big boot e sanguina Jey Uso. Tolto fuori dal ring. Ma Adam Copeland è pronto a volare, lo vedo. E eccolo qui, a vuoto il suicide dive. Risponde Jey Uso. È andato a vuoto anche qui però. Power bomb. Contro le barricate, ma è devastante comunque. È veramente devastante. Boom. Batte. Va a sbattere male. 5, attenzione. 6. Sale. Che mosse. Devastanti.
3, vince Adam Copeland. Attenzione, eccolo Okada da dietro, l'avevo detto che due erano in rivalità. E Okada manda via anche l'arbitro, è arrivato da dietro a fine match a colpire Adam Copeland, vuole prendersi un vantaggio il campione international Kazuchika Okada. E è il momento del main event di questa puntata di Dynamite. Hangman Adam Page contro Kazuchika Okada. E scusatemi, contro Zack Sabre Jr. Un Hangman Adam Page che ha vinto, come sapete, la finale dell'Owen Tournament contro Konosuke Takeshita ed è ora il number one contender assoluto per il titolo mondiale dell'All Elite Wrestling detenuto da Bryan Danielson. Dall'altra parte un Zack Sabre Jr. che è arrivato da pochissimo proprio questa stagione in All Elite Wrestling con lo scambio cioè nel draft, però lui è arrivato in quei, diciamo, in quegli acquisti bonus che vi dicevo per l'appunto, sia per la WWE che per l'AEW, e Zack Sabre Jr. è uno di quelli, ecco. E iniziamo allora questo main event, ragazzi. Ed eccolo qui il vincitore dell'Owen Hart Tournament, Hangman Adam Page, ex campione international anche dell'All Elite Wrestling. Making his way to the ring from Virginia, weighing in at 215 pounds, the men's champion, Adam Page. E fa vedere a tutti Hangman chi ha vinto l'Owen Tournament quest'anno. Il match più importante della sua carriera per ora in Elite Wrestling, nella nostra Universe Mode, quello che lo aspetterà proprio contro Bryan Danielson. Ed eccolo anche l'inglese Zack Sabre Jr., 2 volte campione dei pesi massimi IWGP, lui è un ex New Japan per tutta la scorsa stagione, arrivato qui ora in All Elite Wrestling, l'avevamo già visto ovviamente, qualche volta in All Elite nell'ambito delle collaborazioni con la New Japan, poche abbiamo avuto, ma inizia comunque l'incontro Zack Sabre Jr. contro Hangman Adam Page. Inizia subito bene,
Commenterò un pochino meno perché sto mangiando, però che inizio dell'inglese Zack Sabre Jr. Un Hangman veramente in grossa difficoltà come non l'avevamo mai visto per il momento. Poche volte davvero. Quasi mai visto, si può dire. Continua lo scontro fuori dal ring. L'arbitro è arrivato a 7. I due devono rientrare assolutamente. Colpisce Zack Sabre Jr. Break pubblicitario, i due si schiantano di pugni. Hangman rotola fuori dal ring. I due si infamano. Attenzione, arriva Bryan Danielson di American Dragon, l'avevamo detto, e getta sul ring Zack Sabre Jr. E continua a colpirlo, ragazzi. Qui Danielson lo teneva chiaramente sott'occhio in quanto avversari a Dynasty. Però Zack Sabre Jr., ragazzi, sta facendo una prestazione incredibile. La migliore di quest'anno, da quando non è Elite, contro un Adam Page e Spolvero, ma che non riesce in realtà a offendere più di tanto l'avversario. Trova uno schieramento, ma tra l'altro si doveva interrompere perché il piede di Zack Sabre Jr. era sotto le corde. È stato visto. Ora Adam Page sembra essere tornato con una certa foga. Crossbody anche. Dopo lo schienamento 1, 2, come se aver visto Danielson ha riportato interesse in lui verso questo match. Il Vengeance l'ha scosso. Ma Zack continua in una efficace serie di manovre offensive. No. Adam dice no, ha evitato una mossa speciale di Zack Sabre Jr., non saprei sinceramente quale in questo momento, ma lanciato fuori dal ring. Se ne ribalta Adam Page, ora si è rimesso in carreggiata, non c'è dubbio. Tuttavia rimane lì a prendere un po' di fiato. Con una serie di calcioni. Va. Sono gli... Questa va malissimo al collo, ragazzi. Ma Adam Page dice no. Anche Zack Sabre Jr. Bel match davvero per il momento, Se ne ribalta Zack. Piccione lo prende. Death Valley.
1, 2, no, Zack Sabre Jr. dice no. Ribalta Zack. Oh, lo prende in una delle sue tipiche prese di sottomissione, in pericolo Adam Page. Potrebbe cedere Adam Page. No, riesce in qualche modo a sgusciare via. Attenzione, ne prova un'altra. Zack Sabre Jr. ancora in pericolo Adam Page. Potrebbe cedere davvero adesso. E cede, attenzione, cede Hangman Adam Page. Che vittoria di Zack Sabre Jr. Incredibile, non perdeva da non si sa quanto Adam Page. Grande vittoria di Zack Sabre Jr. Danielson sorride. E finisce allora anche questo main event di Dynamite, una puntata un pochino meno carica rispetto al solito. È stata più bella quella di Raw a questo giro, poi ditemi voi cosa ne pensate. Noi allora ragazzi ci salutiamo qui, ci vediamo al prossimo appuntamento che sarà l'evento CMLL AEW Ring of Honor Fantastica Mania, e subito dopo avremo WWE Saturday Night's Main Event, perché Collision e SmackDown di questa settimana non le trasmettiamo. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima, un saluto da Piss e Gallic, e vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti mettete un bel like e iscrivetevi al canale.